Estoy con el señor Norberto Bocchi, integrante del equipo italiano. Buenas noches, Norberto. Buonasera. In italiano parliamo. In italiano parliamo. Hoy día María Teresa Lavazza publicó una carta de renuncia en el muro de la Federación Italiana. ¿Qué conceptos te merece eso? Il concetto che merita questa carta è un poco di tristezza da parte di tutti noi giocatori, io penso anche da molti federati della federazione, perché la signora Lavazza, con tutti i difetti che può avere, però io penso che abbia molti più pregi, ha dato moltissimo al bridge italiano e al bridge del mondo, penso che sia la capitana più vincente degli ultimi 50 anni. Dunque che lei lasci in questa maniera siamo un po' amareggiati, però è una sua decisione. Pensa che sia meglio per la nazionale, dato che la federazione pensa che possa cambiare, che abbiano voglia di fare selezioni, di fare esperimenti, di cambiare il modo di fare, lei non è più propensa a seguire questo tipo di federazione. Dunque è un po' stanca, vede anche che i giocatori non c'è più questo entusiasmo che c'era prima, forse perché una sommatoria di cose fanno sì che lasci stare questo posto che per lei è stato molto importante negli ultimi 15 anni. Io penso che i successi della nostra nazionale è merito nostro perché siamo dei buoni giocatori, però io penso che almeno il 50% è merito della signora Lavazza che ci ha messo in condizione di poter avere questi risultati. Senza di lei sicuramente non avremmo avuto questi risultati. O sea, usted compara a la señora Lavazza prácticamente con Perù. Perù, meglio di Perù. Meglio di Perù. Molto meglio di Perù, perché la Lavazza ci ha messo molto più in condizioni di poter giocare bene, di essere sempre rilassati, di fare le squadre migliori. Ci sono state polemiche anche perché Fantoni Nunes non hanno giocato, dovevano giocare o non dovevano giocare. Lei ha sempre deciso per il meglio della nazionale e che la gente pensi o non pensi che era meglio mettere Fantoni Nunes o non meglio mettere Fantoni Nunes, lei ha pensato sempre che era meglio non metterli per far sì che l'armonia della squadra fosse migliore. Io non dico che Fantoni Nunes giocano bene, male o meglio, giocano meglio in altra coppia, però lei ha sempre voluto il bene della nazionale. Segunda pregunta. Sí. En el año 2008, en un reportaje que le hice a Lorenzo en Beijing, él me dijo que él consideraba que el capitán seleccionador aseguraba siempre a la Italia ir con el mejor equipo. ¿Cuál es tu opinión respecto a capitán seleccionador o a tener selección? Io sono propenso alle selezioni solo nel caso che ci siano un gruppo di giocatori tipo gli Stati Uniti che possono permettere selezioni. Quando tu hai 30 giocatori o 20 o 18 che sono a livello più o meno dello stesso, diciamo che siano più o meno allo stesso livello, è possibile una selezione, ma in Italia onestamente che ci siano solo 6 giocatori in questo momento, perché Fantoni Nunes sanno tutti che giocano per Monaco, in questo momento le selezioni non hanno senso. La nuova federazione vuole le selezioni che saranno a causa di forza maggiore solamente per gli sponsor che verranno. Dunque non stanno facendo il bene dell'Italia, ma stanno facendo il bene degli sponsor. Io capirei se questa nuova federazione puntasse su dei giovani di avvenire, allenasse, le portasse su, tipo lo stesso sistema che sta usando l'Olanda, che piglia 4-5 coppie, le fa allenare, le paga, le fa giocare, gli trasmette il bridge in tutti i sensi e poi le porta a vincere un campionato del mondo. Questo io capisco, ma fare le selezioni per fare le selezioni non ha nessun senso, perché vuol dire che giocheranno i vari sponsor, i vari Angelini, i vari Zaleschi, i vari Vinci, i vari Lavazza, i vari Burgai e tutti questi qui, e i giovani non cresceranno. Dunque per far sì che ci siano gli sponsor è meglio continuare che ci sia un selezionatore che seleziona i migliori giocatori. I migliori giocatori purtroppo in questo momento siamo solo 6, però si può fare in modo che questi 6 aiutino i ragazzi a diventare non più 6 ma essere 8, poi 10, poi 12. A via via che noi invecchiamo
subentrano questi ragazzi giovani allenati al limite da gente come me, Versace, Dubuen, Lauria. Invece per me stanno facendo una cosa che non è giusto per la federazione italiana. Ci sarà un buco, come c'è stato dall'83 fino al 2000, di 20 anni che l'Italia purtroppo non prenderà più. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las expectativas del equipo italiano para el próximo mes en Dublín? ¿Es clasificar? ¿Es ganar? No, ¿Cuáles son tus è naturale, expectativas? sempre quando vai a fare un campionato d'Europa uno pensa sempre alla classificazione dei campionati del mondo, perché i campionati del mondo sono l'obiettivo. Naturale che è meglio vincerlo, però io penso che in Europa il livello che c'è in Europa non c'è in nessuna parte del mondo, dunque è già conquistare una piazza nei primi 6 è già importante. Naturale che l'Italia punta un poco più in alto, perché è sempre stata negli ultimi 9 campionati d'Europa, ne abbiamo vinti 8, eccetera eccetera. I tempi sono cambiati, le altre formazioni sono diventate meglio, si sono più, diciamo che il livello è aumentato, oppure il livello sono bene o male tutte allo stesso livello. L'Italia ha un qualcosina in più, però c'è da dire pure che in questo momento l'Italia è un po' in defiance, un po' per i motivi della Lavazza, un po' per i motivi della nuova federazione che non sta nessuno bene, insomma ci sono molti motivi che fanno sì che non sarà il solito campionato d'Europa. Penso che la qualificazione sia a nostra portata, però... Espera ganar. Però sì. Ecco, se vinciamo è perché diamo questo omaggio alla signora Lavazza, solo per quello. Última pregunta. Hay rumores que dicen que Lauria no iría a jugar a Lille aunque ganara el europeo o clasificara en el europeo. ¿Qué nos puedes decir de La esto? questione delle Olimpiadi è stata manovrata molto male da parte della federazione. Hanno fatto sì di fare una selezione a squadre libere. Dunque nessun selezionatore poteva in teoria mettere mano in questa nazionale. Ha vinto la squadra Lavazza con 4 solo giocatori. Potevamo decidere chi portare senza che nessuno ci dicesse niente. Sí, pero para el europeo invitaron a Alfredo con Lorenzo. Alfredo Lorenzo perché questa non era una selezione, era la signora Lavazza che ha selezionato 6 giocatori, mentre per le Olimpiadi la federazione ha optato per una selezione, che era noi, io e Madala e Sementa Dubuen abbiamo vinto. Dunque noi avevamo diritto a scegliere una terza coppia e non era che dovevamo scegliere Lauria e Versace perché erano migliori. È un torneo che noi abbiamo vinto 3 Olimpiadi di fila, eccetera. Siamo anche un pochino stanchi, siamo professionisti, eccetera, eccetera. Zaleschi ha giocato tutti i turni di una selezione, è riuscito Pero a giocare in Zaleschi finale. va a reemplazar a Lorenzo. Probabilmente sì, quasi sicuro che Zaleschi va a rimpiazzare Lorenzo. Ha fatto una buona coppia con Versace, è un premio che gli dovevamo. È stata fatta male, è stata impostata male la selezione dalla parte della federazione, che la gente non ce l'abbia con noi, però doveva essere formulata in modo diverso. Una pregunta más. Está jugando aquí en Sudamérica el campeonato sudamericano transnational. ¿Qué opinión te merece el campeonato? Questo campionato. Del livello, De tutto, de lo que vos sé de lo que tú quieras hablar. Io mi sto divertendo molto perché mi ricorda moltissimo il bridge che si giocava in Italia 25 anni fa, 30 anni fa. In che sentido? Molto più spensierato, no, il livello io dico che è buono, ci sono moltissimi giocatori di ottimo livello, soprattutto brasiliani e argentini, eccetera eccetera. Diciamo che il livello non è il Chelsea, ci sono 5-6 squadre buone, però l'ambiance mi ricorda moltissimo quello che si respirava 25-30 anni fa. Molto di divertimento, che non c'è questa tensione incredibile, che la gente vuole divertirsi, la gente è molto più socievole e questa qui è una sensazione che era tantissimo tempo che non vivevo. O sea, vos le dirías al aficionado que si le divierte jugar relajado en etiqueta, viniera a jugar este torneo. Sì, deve venire qui, non è che cosa, deve venire qui perché è molto più rilassato, naturale. Non c'è lo stress che c'è in Europa, tutti che vogliono vincere, tutti sempre attaccati al tavolo, eccetera, eccetera. Qui è molto più, nonostante che il livello sia buono, non c'è questo accanimento che c'è in Europa.
Hai capito? Questo Bueno, qui muchas gracias Norberto. Bueno. Mañana seguimos. vale.